blockchain, Bitcoin, Ethereum, smart contract, Pirucoin, cioè quanti realmente oggi capiscono qualcosa di questo mondo cripto in generale? Pochi, molto pochi. Per questo motivo il vostro Zio Monti ha preparato uno speciale di una ventina di video per decrittografare questo mondo, spesso così incomprensibile, che è pieno di ciurlame, è pieno di straordinarie opportunità e non è così facile orientarsi, anche se sei un addetto ai lavori. Sono un sacco di cose che sono oggettivamente difficili da capire e hai bisogno di qualcuno dall'interno che ti aiuti a comprendere. In questo primo video sfateremo 5 miti della blockchain che sentiamo e leggiamo ogni giorno sui giornali di tutto il mondo, e lo facciamo insieme a un ospite che vi presento dopo la sigla. Eccoci qua, a noi Giacomo Zucco è esperto di questo mondo qua, imprenditore, consulente, divulgatore, insomma ha il suo perché, e il primo tema di cui voglio che ci parli è: ma quanto questo mondo della blockchain è veramente un grande cambiamento epocale, o invece è qualcosa di vecchio che esisteva già da una vita? Il primo mito da sfatare relativamente all'espressione blockchain riguarda l'espressione stessa. Si pensa che blockchain indichi qualcosa di definito, di concreto, di preciso, e che allo stesso tempo sia estremamente innovativo, estremamente disruptive e cambi tutto quanto. In realtà delle due l'una, nel senso che il termine blockchain può essere inteso in due modi: quello stretto, preciso, definito, tecnico, utilizzato da Satoshi Nakamoto quando lo ha creato nella sua introduzione alla tecnologia Bitcoin, al protocollo Bitcoin. In questa accezione la blockchain è un sistema che permette a tutti gli attori che operano su Bitcoin di convergere su una storia univoca, coerente delle transazioni Bitcoin, quindi una cronologia relativa. Ovviamente questa accezione è molto particolare, riguarda un sistema di teorie dei giochi prima ancora che di tecnologia, ed è un'accezione che sostanzialmente è sì disruptive, perché blockchain in questo senso permette a Bitcoin di esistere senza una controparte centrale, e Bitcoin come protocollo può cambiare tutto nel mondo della finanza, del commercio, della società stessa, se funziona. Quindi è sì disruptive, è innovativo perché prima del 2008 non esisteva, però d'altra parte è molto ristretto, serve sostanzialmente a fare solo una cosa, sostanzialmente serve a Bitcoin per esistere, e può funzionare solo sostanzialmente nell'ambito di Bitcoin o comunque delle criptovalute molto simili a Bitcoin. Poi c'è un'altra accezione di blockchain, quella che tutti amano usare oggi dappertutto, nei centri di innovazione delle società piuttosto che nelle start-up. Blockchain come qualsiasi cosa dove vi sia una certa replica, una certa distribuzione dei dati su più computer, cosa che in realtà esisteva già nei database distribuiti negli anni 70, dalle origini di internet sostanzialmente, oppure qualche cosa dove esiste una firma digitale crittografica a due chiavi, cosa che esiste per esempio nella posta certificata o anche qui nelle connessioni sicure su internet. Fin dagli anni 90 utilizziamo la crittografia a due chiavi per firmare digitalmente. Questa seconda accezione, che va molto di moda utilizzare, blockchain è sì qualche cosa che può essere utilizzato per vari fini, ma non ha più un suo senso particolare, preciso, univoco, e soprattutto non è niente di innovativo. Se blockchain vuol dire replicare il dato su un database distribuito, abbiamo blockchain da 40 anni. Se blockchain vuol dire firma digitale, abbiamo blockchain da 30 anni. Caratteristica numero 2 della blockchain di cui si sente sempre parlare è che sia, capito, una roba super veloce, che sia il Superman dei protocolli. Faccio la blockchain. Giacomo, è così davvero, sì o no? In realtà se andiamo al senso preciso, tecnico, stretto del termine blockchain, quello che ha un qualche significato definito, la blockchain non è un metodo efficiente per fare transazioni economiche, è un metodo che non prevede una parte centrale, e questo garantisce dei vantaggi, per esempio l'impossibilità di censurare le transazioni economiche, quindi l'impossibilità di vietare, regolamentare e in alcuni casi di spiare le transazioni economiche. Per esempio, voi volete fare una donazione a Wikileaks, le carte di credito non ve lo permettono, con Bitcoin potete farlo perché nessuno può fermare la rete Bitcoin, grazie anche alla tecnologia blockchain. Quindi ci sono dei vantaggi di una tecnologia di questo tipo, ma i vantaggi non prevedono assolutamente la velocità, l'efficienza tecnica e, diciamo così, il risparmio di costi. Anzi, la blockchain, per esempio quella di Bitcoin, che è la blockchain principale di produzione, è estremamente lenta, estremamente costosa e estremamente inefficiente. Può sembrare in realtà più economica e più veloce. Per esempio, se facciamo un bonifico in Cina o in India, potremmo passare addirittura settimane ad aspettare l'accredito del bonifico e potremmo spendere percentuali molto alti, o anche se facciamo money transfer da quelle Filippine, le percentuali che paghiamo sono elevate e le attese sono alte, ma non per motivi tecnici. Non è che la tecnologia su cui si basa Western Union sia inefficiente. Quella tecnologia è efficientissima, velocissima ed economica. Sono, diciamo così, gli attori economici, sociali e di regolamentazione che rendono queste attività estremamente
estremamente costose e lente. Bitcoin, che tecnologicamente parlando si basa sulla blockchain e quindi è lento e inefficiente e costoso, però nonostante per fare transazioni molto veloci o molto piccole non sia ad oggi utilizzabile con la tecnologia blockchain, in realtà rispetto a un bonifico internazionale sembra più veloce e più economico, perché salta tutti questi livelli di regolamentazione, di burocrazia, perché non potendo essere fermato da nessuno e non potendo essere regolamentato da nessuno, sostanzialmente arriva direttamente a destinazione senza che possano essere messe barriere di alcun tipo. Terzo malinteso sulla blockchain è la crittografia. La blockchain allora è crittografata, criptata, sicura o no? Il terzo mito da sfatare a proposito di blockchain è che questa sia un sistema assolutamente privato, criptato, segreto. Insomma, blockchain usa la crittografia, blockchain è alla base delle criptovalute, quindi sarà qualcosa che cripta i dati. Da questo mito sono nate per esempio le applicazioni della blockchain per proteggere i dati privati, le applicazioni blockchain per la privacy, per la GDPR. Useremo la blockchain in modo che i nostri dati privati rimangano privati. In realtà si tratta assolutamente di una interpretazione superficiale della tecnologia. La tecnologia blockchain per sua natura ha esattamente l'effetto e la problematica opposti, ovvero per poter funzionare come funziona, di nuovo il suo funzionamento è necessario per fare in modo che Bitcoin non abbia un singolo punto di rottura, un singolo punto di attacco, ma per poter funzionare la blockchain richiede che tutti i dati di Bitcoin siano replicati in chiaro per sempre su tutti i nodi della rete. Quindi quando voi fate una transazione Bitcoin sulla blockchain, quella transazione Bitcoin viene replicata e vista da tutti i nodi, viene vista in chiaro anche se non c'è il vostro nome e il vostro cognome, perché Bitcoin non prevede burocrazia, nomi, cognomi, registrazioni, ma i metadati della vostra transazione sono effettivamente non protetti ma addirittura condivisi in chiaro tra tutti e per sempre. Tant'è che per riuscire ad avere un po' di privacy, di nuovo stiamo usando sistemi di Bitcoin senza blockchain, come per esempio Lightning Network piuttosto che altre alternative che permettono di scambiarci Bitcoin senza usare temporaneamente la blockchain, perché la blockchain di per sé non è privata, non è criptata. La blockchain utilizza la crittografia, ma utilizza la crittografia nel senso che ci sono delle funzioni crittografiche che permettono di collegare tra di loro dei blocchi, ma queste funzioni crittografiche non vengono usate assolutamente per nascondere i dati, anzi vengono usate per rivelare e verificare i dati. Numero 4, un altro tormentone. Ogni volta che sento un pitch di una startup crypto, ti presenta la blockchain come se fosse un sistemone di backup, ma forse non è proprio così. Un ulteriore mito da sfatare, legato strettamente al precedente, è che la blockchain possa essere utilizzata efficacemente per salvare i dati, per proteggere i dati, per archiviare i dati. Quindi la blockchain come un sistema sostanzialmente di archiviazione di documenti, transazioni economiche. In realtà la blockchain è pessima nel conservare documenti, transazioni, informazioni, perché come si diceva prima, innanzitutto è molto costosa. Lo spazio della blockchain per poter funzionare come deve in maniera decentralizzata, lo spazio della blockchain è una cosa sacra, costosissimo, e di conseguenza c'è poco spazio per mettere informazioni e questo spazio ha dei costi elevatissimi. Basti pensare che la rete Bitcoin riesce a sostenere sulla blockchain una decina di transazioni al secondo, che sono effettivamente pochissime. Poi puoi gestire migliaia e milioni di transazioni al secondo sulle reti senza blockchain, come per esempio Lightning Network, ma sulla blockchain ci stanno pochissimi dati. Mettere dei dati su blockchain è estremamente inefficiente e estremamente costoso. Ultimo mito che proviamo a sfatare in questo video è questa distinzione Bitcoin blockchain, ma esiste uno senza l'altro, ma sono sposati, fidanzati. Giacomo, dici. L'ultimo mito riguardo alla blockchain, che abbiamo anticipato in realtà anche all'inizio della nostra conversazione, è che questa serva in qualche modo soprattutto oltre Bitcoin, senza Bitcoin. In realtà, come abbiamo visto, è l'esatto contrario. La blockchain ha senso, in senso, se lo intendiamo in senso stretto, definito, che abbia un qualche significato tecnico. La blockchain serve principalmente per ordinare le transazioni Bitcoin cronologicamente nel tempo, e la blockchain funziona grazie a Bitcoin, perché senza pagare i miner in Bitcoin i miner non farebbero prova di lavoro, senza prova di lavoro non ci sarebbe un costo per divergere su una storia errata delle transazioni. Di conseguenza la blockchain funziona solo se abbiamo Bitcoin e funziona solo per avere Bitcoin. Ci sono alcune eccezioni, per esempio possiamo usare la blockchain in maniera un po' parassitaria per salvare non dei documenti ma delle tracce crittografiche dell'esistenza di documenti in una certa data nel tempo a costo praticamente nullo. Quindi la blockchain può avere alcune funzioni chiamate di tipo notarili sostanzialmente.
sostanzialmente, ma la blockchain in sé serve per Bitcoin e serve e funziona grazie a Bitcoin. Anzi, non solo la blockchain senza Bitcoin ha decisamente poco senso in moltissimi casi, nella maggior parte dei casi, ma addirittura ci sono molte applicazioni invece che hanno senso di Bitcoin senza blockchain, per esempio come specificato Lightning Network, piuttosto che le sidechain, piuttosto che alcuni sistemi hardware trusted. Insomma, ci sono molte tecnologie che il mondo delle criptovalute sta esplorando per avere asset crittografici come Bitcoin senza l'appesantimento della blockchain, o almeno avere questo appesantimento in sottofondo ma usato soltanto come garanzia finale e non usato ricorrentemente e costantemente. Erano 5 miti da sfatare sulla blockchain prima di entrare nel merito per capire di più di tutto questo mondo speciale cripto. Resta con me, ci vediamo alla prossima puntata. Sembravo Pippo Baudo, non sapevo come dirlo, sono 20 puntate, dovrai seguirlo un pochino, però se anche vuoi dirti prima una poi l'altra, però cerchiamo di seguire un filo logico, per arrivare in fondo e finalmente capirci una mazza di qualcosa di questo mondo spesso difficile e diventare tutti un po' a forma di C.